Sono a Beirut, capitale del Libano, una città che fino agli anni 70 era considerata la Svizzera del Medio Oriente, mentre oggi è una nazione sull'orlo di un abisso senza fine. Non ci sono regole. Sono arrivato dalla Grecia, dove Gustavo mi ha insegnato a costruire una pipa da crack nel quartiere più pericoloso e degradato di Atene. Ma questa è un'altra storia. Arrivato in aeroporto, mi dirigo verso il mio ostello. Sono le 8 di sera, la città è al buio, i grattacieli sono senza illuminazione, i lampioni spenti e le strade deserte. L'economia del Libano è devastata. Oggi vive la peggior crisi dopo la fine della guerra civile del 90. Ogni giorno il valore della moneta cambia drasticamente. Il cambio informale, di fatto illegale, è il metodo migliore per il cambio. È chiamato black market ed è utilizzato per necessità, perché mantiene un valore della moneta abbastanza stabile nel tempo. Vado a mangiare qualcosa. Colazione. Noto diversi edifici distrutti. Questa stazione è collassata. Queste sono le finestre dell'ospedale San Giorgio, uno dei più importanti della città. È importante ricordare un avvenimento che cambiò per sempre le sorti di questo paese. Il 4 agosto 2020, alle 18:10, il magazzino numero 12 del porto di Beirut prese fuoco, innescando un'esplosione così forte da cambiare il volto della città e distruggere qualsiasi cosa trovasse lungo il suo cammino per un raggio di oltre 10 km. All'interno di questo magazzino c'erano 2750 tonnellate di nitrato di ammonio, un fertilizzante molto infiammabile. Vado verso il porto, più mi avvicino e più gli edifici sono messi peggio. Questa esplosione ha provocato più di 300.000 sfollati, quasi 2/3 della popolazione della città, causando un danno di 15 miliardi di dollari. Quel giorno morirono 218 persone e i feriti furono più di 7.000. Considerata la porta verso l'Oriente, il porto di Beirut era uno dei più attivi al mondo. Oggi come allora rimane uno dei luoghi più corrotti in assoluto. Ancora ora rimane una scena del crimine senza un colpevole. Ciò che è realmente accaduto sembra dover rimanere un segreto di Stato. Ho una sensazione devastante. Immaginate quante persone salivano e scendevano queste scale, le diverse carriere, i progetti, le vite personali che ogni giorno vivevano dentro queste mura. Oggi tutto è distrutto e abbandonato. È incredibile. Pensate che nel 2022 l'inflazione è stata mediamente del 186% e lo stipendio medio oggi non supera i $50 al mese. Immaginate quanto ci si potesse sentire fortunati a lavorare con questa vista. Sapete qual è il problema? È che si trova a 2 passi dai bambini ed è tutto aperto. Questo edificio, chiamato Electricité du Liban, a pochi chilometri dal porto, era lo stabilimento principale per il controllo della produzione e distribuzione di energia elettrica per l'intero paese. I servizi pubblici di tutti i settori sono paralizzati, il governo ha abbandonato il settore sanitario, le opere di costruzione e persino la rete elettrica. Il controllo di quest'ultima è passato a imprese private, che grazie ai propri generatori forniscono energia a ogni quartiere per ben 15 ore al giorno, diversamente dalle 4 ore razionate dal governo libanese. Anche questo sistema è totalmente illegale, oltre ad essere decisamente più caro per i cittadini, ma è tollerato perché è ritenuto indispensabile. Questi sono gli orari di fornitura di corrente elettrica durante il giorno. Faccio un giro in centro e noto come questa città sia ridotta al lastrico. Diverse attività chiuse e abbandonate a se stesse, strade malandate e si nota la totale mancanza di manutenzione delle infrastrutture pubbliche. Ci sono un sacco di negozi, spazi commerciali vuoti, chiusi. Tutti edifici vuoti.
Questa è la piazza principale della città, Piazza dei Martiri, teatro delle più grandi proteste in Libano. Questo è il quartiere più ricco della città, dove ogni giorno i negozi di lusso vengono blindati. Sono le 18:30 e i negozi sono già in chiusura. È arrivato il momento di immergermi in un mondo a sé, uno dei motivi principali per cui sono venuto in Libano, ovvero conoscere un luogo dove esseri umani come noi sono fermi nel tempo, e non per colpa loro. You go straight. Straight. Okay. Mi dirigo verso due dei campi profughi più grandi al mondo, un'enorme area delimitata da checkpoint militari tra il centro di Beirut e l'aeroporto, Sabra e Shatila. Tra tutti i paesi del mondo, il Libano ospita il numero più alto di rifugiati pro capite. Come sono nati questi quartieri? Dopo la Seconda Guerra Mondiale, le Nazioni Unite, con il volere della Gran Bretagna, propongono di dividere la Palestina in due stati separati, quello ebraico e quello palestinese. Il piano viene respinto scatenando la guerra arabo-israeliana, che si concluse con la vittoria degli israeliani. Per gli israeliani questo segna la nascita della loro nazione. Per i palestinesi questo disastro diventa noto come la Nakba. Quindi 70 anni fa, in seguito ai massacri sionisti del 48, i palestinesi diventano a tutti gli effetti apolidi, così costretti a lasciare la loro terra di Palestina. Un esodo di 750.000 palestinesi dovette fuggire nei paesi vicini, tra cui il Libano, dove nel 49 si diede vita a questo inferno a cielo aperto. Nei successivi anni questi quartieri sono stati un teatro di guerra continua, dove si sono verificati diversi massacri, come la strage di Sabra e Shatila dell'82, compiuto dall'esercito israeliano e libanese. Nel tempo si sono aggiunti ben 2 milioni di siriani scappati dalla guerra civile del 2011, curdi, iracheni, indiani, africani e altre piccole minoranze. Flussi che destabilizzarono gli equilibri che da secoli si mantenevano in pace, sia in Palestina che in Libano, come tutto il Medio Oriente. Ebrei e arabi celebravano festività sia islamiche che ebraiche, come un'unica comunità. Ancora oggi questi quartieri sono considerati molto pericolosi, dove non è raro trovarsi in mezzo a sparatorie e dove le autorità non possono intervenire in alcun modo. Nel momento in cui queste aree sono state destinate ai rifugiati come forma di accoglienza, il governo non ha mai modificato i piani urbanistici. Questi cavi e tubi sono per la corrente elettrica, l'acqua, gli scarichi e così via. La quarta generazione di profughi vive ancora nello stesso campo, nelle stesse condizioni. Potete notare con i vostri occhi c'è un grande problema di violazione dei diritti umani. Molti edifici sono costruiti in modo abusivo e l'accesso all'acqua potabile è difficile ed è anche razionata. Privi di bisogni basilari come l'assicurazione sanitaria, ai minori non viene garantita un'educazione obbligatoria. Per questo motivo, ancora oggi, 2/3 di loro vivono al di sotto della soglia di povertà. Secondo la legge libanese, lo status di rifugiato impedisce a chiunque di accedere a diversi servizi, ancor meno di esercitare diverse professioni, per l'esattezza 73, come medico o ingegnere. Ottenere la cittadinanza libanese è un sogno irrealizzabile, anche se si nasce e si vive qui per tutta la vita. Provate a pensarci, siete dei bambini nati qui, vivete una vita tranquilla fino a quando iniziate a crescere, guardate la TV, iniziate a osservare il mondo esterno, iniziate a sognare di diventare qualcuno, ma più crescete e più vi rendete conto che la vostra vita è limitata e i vostri sogni sono irrealizzabili. Da quando siete piccoli vi parlano di posti sicuri, terre lontane, dove i vostri nonni e i vostri genitori vivevano in pace, luoghi che vi appartengono, dove potete vivere felici, dove sareste liberi di essere chi sognate. Ma ora siete chiusi qui, non potete uscire e chi vi governa non vi dà alcuna possibilità di migliorare la vostra vita, anzi ve lo vieta. La vostra famiglia non ha nulla, solo traumi lasciati dalla guerra, provate solo dolore e impotenza. Voi cosa fareste? Come pensate che sia l'ambiente che vi circonda? Qual è il punto di vista dei vostri amici o parenti? Ideologicamente, la maggior parte delle persone qui è convinta che l'unica via di uscita sia tornare nelle terre d'origine, come il grande fardello che si portano i palestinesi. Qual è quindi la vostra soluzione? Ancora guerra?
Crescere con una mentalità vendicativa, un trauma può durare per sempre e niente più pericoloso di un'intera comunità che ha la stessa ideologia. Con quale coraggio noi che abbiamo tutto potremmo chiedere a questa gente di stare in silenzio? Thank you. Il mio tempo qui è finito. Non so quali saranno le sorti di questo paese. Ho cercato di immaginare questa città da una prospettiva lontana, guardandola con i colori del tramonto, senza vetri rotti, le mura sfondate, i cittadini libanesi stanchi di un governo corrotto e la stessa mentalità di rivendicazione che accomuna migliaia di rifugiati di guerra. Ma quanto è bella! Spero che queste informazioni vi siano utili. Seguite il mio canale per vivere altri viaggi insieme a me.